siamo al castello di Berat e faremo qualche fotina. Vamos! Vamos, è tipico idioma albanese. Ed eccoci qui. Ad inizio maggio abbiamo visitato per la prima volta l'Albania, come sempre con lo zaino pieno di rullini e macchinette più che di vestiti. Cariche delle nostre Minolta, Canon e Rolleiflex siamo partite da Roma. Ovviamente già mentre salivamo sull'aereo Alex non ha potuto fare a meno di scattare una foto con la sua Canon, che era già carica di un T-Max che dovevamo finire. E io non potevo essere da meno, perciò le ho preso la macchinetta mentre eravamo in fila sulla rampa d'ingresso dell'aereo. Arrivati a Tirana abbiamo preso la navetta per Valona e dopo la nostra prima scorpacciata di pesce siamo andate dirette a Nanna per svegliarci presto la mattina dopo, avendo come meta Berat. Inizia così il nostro viaggio. Partiamo quindi alla volta di Berat, una piccola cittadina a 82 km da Valona, considerata una delle più caratteristiche da visitare secondo Google. In realtà l'ideale sarebbe stato girare per i quartieri storici fino poi arrivare ad il castello, ma giusto per fare le cose senza senso noi ci siamo limitate al castello, uno dei più antichi dell'Albania, risalente al VII secolo a.C. Da qui abbiamo potuto ammirare una bellissima vista. Bella vallata. Per la giornata ho riservato un Lomo 100, perché pensavo che avrebbe reso i colori in modo interessante ed anche perché era l'unica giornata in cui sinceramente era programmato del sole ed era il rullino con l'ISO più basso che avevo. Ci addentriamo poi più nel cuore del castello, che mi ha ispirato forse la prima foto decente della giornata. Anche se avrei potuto migliorare l'inquadratura, mi sono però fatta prendere dalla fretta a causa del proprietario del negozio che palesemente mi guardava malissimo. Continuiamo la nostra salita e spottiamo qui una composizione che ci sembrava interessante, però concretizzata male e sicuramente con un teleobiettivo sarebbe stato meglio. Qui scatta Alex la sua ultima foto con il T-Max, cambia il rullino e decide saggiamente di attenersi ancora al bianco e nero con un Rollei 400. Qui con il Rollei ho scattato forse le foto più caratteristiche di Berat, perché raccontano di più del posto, dei suoi abitanti e i suoi turisti. Infatti, ad ogni angolo di strada vi erano dei cavalli da passeggio con i loro proprietari, che abbiamo fotografato sia io in bianco e nero che Cami a colore. Questa con il cavallo in primo piano e sullo sfondo la bambina e la mamma con l'hijab è sicuramente la mia preferita, ma anche questa, che è solo la prima di una lunga ossessione per i panni stesi, ha in secondo piano sulla destra la stessa bambina di prima. Questa ricorrenza del soggetto mi fa capire che probabilmente tornando indietro avrei dovuto puntare di più su questo tipo di foto per creare un vero e proprio racconto della scena vissuta. In realtà sia io che Cami dobbiamo ancora superare l'imbarazzo di scattare in mezzo a tante persone, ma con il tempo piano piano magari ce la faremo. Io invece mi sentivo un po' come se stessi facendo dell'urbex, con questo circolo dalla forma improbabile, con graffiti ed erbacce, questo lampione appoggiato al ballatoio e perché no anche documentando questo soffitto sfondato. In realtà al piano di sotto di questo edificio c'era una chiesa. È l'ex chiesa di San Giorgio in realtà, in cui per anni è stato conservato il codice di Berat, uno scritto di 100 pagine di pergamena in lingua greco-bizantina che contiene due dei Vangeli più antichi, il Vangelo di San Matteo e quello di San Marco. Durante il periodo comunista l'edificio è stato convertito in residenza turistica e ristorante ed infine abbandonato. Comunque qui Cami ha fatto una foto che ritengo interessante mentre intrattenevo una conversazione improbabile con il guardiano del posto che pensavo mi stesse indicando l'uscita mentre in realtà cercava solo di spingermi ad accendere un cero, cosa che alla fine abbiamo fatto. Perché non siamo influenzabili? Assolutamente no! Ed ecco che è il momento di rimettersi in strada. In realtà le cose che ci sono piaciute di più forse sono proprio i viaggi in macchina, da cui abbiamo potuto osservare le scene e i passaggi più vari, fermandoci ogni tanto a fare qualche foto a ciò che catturava la nostra attenzione, come ad esempio questa rotonda.
o come questa stazione di benzina abbandonata che forse è una delle mie foto preferite di tutta la giornata. Continuiamo quindi per altri diversi chilometri, alla volta di Apollonia questa volta, che è uno dei siti archeologici più grandi dell'Albania, con resti prevalentemente greci, del periodo illirico, con qualche traccia anche della dominazione romana invece, come questa chiesetta. Abbiamo iniziato il nostro tour proprio da qui, per la semplice ragione che era il sito più vicino all'ingresso, con un piccolo terrazzo costeggiato da questo adorabile porticato dove non potevamo farci sfuggire il gioco di luce e ombre. Siamo passate poi ad osservare la chiesa più da vicino. Anche qui, sempre ricercando un gioco di luce e ombre, questa volta decisamente meno riuscito, ma comunque, con le foto in bianco e nero di Alex, vediamo sempre quel qualcosa in più. Per fortuna c'erano questi bei cagnoloni a scortarci. Tutto ciò il padre di Alex ci aspettava all'ombra di un ulivo con il suo marioncino rosa salmone che lo rendeva perfetto per una foto ricordo con la figlia. Per il resto del tempo Alex è andata alla ricerca come sempre delle sue foto minimali, alcune delle quali particolarmente riuscite, tipo questa con me sullo sfondo che adoro, e altre un po' meno, nonostante l'entusiasmo non mancasse sicuramente. È da una vita che voglio trovare degli alberi che siano da soli. Cioè ho fotografato 2 alberi, quello in bianco e nero, ed è quello che voglio fare. Voglio fotografare minimale. E infatti è proprio qui che ho scattato la foto più brutta di tutta la vacanza. Salutiamo Apollonia, imparando l'unica parola che ricorderemo e ripeteremo durante tutta la nostra vacanza albanese. Daglie, ovvero uscita, forse anche perché è l'unica che siamo in grado di pronunciare. Sulla strada del ritorno continuiamo a incontrare la fauna locale e io fotografo un cavallo o un mulo ben deperito che con il suo carretto però dà una pista a tutte le Audi e Maserati incontrate lungo il tragitto. La sera decidiamo invece di fare un giro per Valona, io qui cerco di rendere interessante una foto incorniciando la scena in modo improbabile ed infine abbiamo finito poi la serata scattando qualche foto con la Rolleiflex, vi rifacciamo vedere le foto anche se abbiamo fatto tutto un video a parte sulla Rolleiflex e il suo funzionamento. Se vi interessa potete andarla a vedere, vi lasciamo il link in descrizione. E con questo concludiamo il nostro primo giorno in Albania. Se vi interessa vedere il proseguimento del nostro viaggio, con altre foto analogiche, continuate a seguirci iscrivendovi al canale. Per oggi è tutto, buono scatto e ciao! La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con noi. Devo fare un beat qui con voi. Voglio ritornare.